Buonasera a tutti e bentornati a Carceri e Civiltà. Dopo la pausa estiva continuiamo ad interrogarci, a conoscere meglio la realtà delle nostre carceri e questa sera lo facciamo con la psicologa, psicoterapeuta Federica Urso, che si è occupata di carceri e nello specifico ha lavorato nella... Ciao Federica! Ciao Federica, Ciao. ben arrivata! Ecco, ti stavo introducendo appunto la dottoressa Federica Urso, che ha lavorato nella casa circondariale di Modena e di Piacenza e nella casa di reclusione di Parma. Ma adesso do subito la parola a te, Federica, intanto benvenuta. E iniziamo Grazie. subito col chiederti qual è il ruolo dell'esperto ex articolo 80, quindi dello psicologo penitenziario. Allora, io ho avuto modo di lavorare all'interno di 3 istituti penitenziari per un periodo di tempo di circa 2 anni, quindi all'interno del carcere di Modena, di Parma, che è sicuramente tra i 3 conosciuti perché il terzo è stato Piacenza, quello un po' più complesso. E durante questo periodo di tempo, appunto, sono stata convocata da una graduatoria che viene stilata ogni tot anni per svolgere il ruolo di quello che viene ancora chiamato esperto ex articolo 80. Di che cosa si occupa lo psicologo in questi casi? Che potrebbe essere uno psicologo o anche un criminologo, preferibilmente anzi un criminologo. Quello che va a fare all'interno del gruppo di lavoro dell'istituto penitenziario è di coadiuvare un intervento finalizzato al supporto, anzi alla conoscenza prima, e al supporto di ogni detenuto all'interno del carcere insieme ad un gruppo di educatori. Quindi diciamo che non rientriamo in quella parte di supporto clinico propriamente sanitario che comunque viene offerto ad un detenuto, ma quello che siamo chiamati a fare è conoscerlo attraverso alcuni colloqui, incontrarlo, possibilmente in diverse, numerose occasioni, lasciare al detenuto la possibilità di raccontarsi nella sua persona con i giusti tempi e liberamente, per poterne conoscere quello che noi chiamiamo un po' il mondo intrapsichico, prima di tutto. Perché mentre la figura dello psicologo sanitario si concentra molto di più sulla parte problematica, clinica, legata ai sintomi, no? Che ad esempio potrebbero essere associati ad un problema di dipendenza da sostanze, che è molto trasversale e presente all'interno degli istituti penitenziari, purtroppo, lo psicologo che ricopre questo ruolo più vicino a un gruppo educativo è quello di conoscerne la persona, di conoscere il proprio background culturale, di sapere da quale cultura o subcultura di provenienza arriva e ricostruire insieme a lui la sua storia. Questo per dei motivi molto precisi, nel senso che quello che potrebbe aiutare in questo caso è, ricostruendo la storia della persona, capire quali sono i suoi bisogni innanzitutto, anche se in un mondo artefatto, no? Che è quello di un istituto penitenziario. Non siamo all'interno di una realtà naturale, normale, però comunque i bisogni della persona dovrebbero rimanere al centro dell'osservazione e della conoscenza dell'uomo o della donna che si tratti. Una volta conosciuti e esplorati i suoi bisogni, cercare anche di mettere in evidenza le sue vulnerabilità, i suoi punti di debolezza, che cosa ha potuto contribuire a commettere quei determinati reati per cui è arrivato a scontare una pena. Questo diciamo che è quello per cui nasce la figura dello psicologo ex articolo 80 sulla carta, quindi provo a spiegare un po' i principi da cui è partita la riflessione per introdurre questo ruolo. E una volta conosciuto il funzionamento psichico e complessivo del soggetto, aiutare gli educatori di riferimento a costruire quello che viene chiamato un piano di trattamento, che prevede sia degli interventi clinici, appunto, ma anche degli interventi proprio formativi, lavorativi, professionali, tutto questo perché quello che si deve tenere in mente è che l'obiettivo ultimo è aiutare, accompagnare la persona a un reinserimento nella vita reale, quando avrà la possibilità di aver scontato la sua pena. Quindi questo diciamo che sono i ruoli principali, le funzioni principali che
svolge lo psicologo in questo caso. In alcune circostanze eccezionali è convocato anche in quello che viene chiamato il consiglio di disciplina per valutare eventuali provvedimenti più rigidi o maggiormente afflittivi in seguito ad alcune azioni che la persona ha commesso durante il periodo detentivo. Quindi vengono convocati più psicologi e possibilmente anche alcuni che non conoscono la storia della persona, di modo da avere, come dire, una visione un po' più lucida, no? Un po' più pulita, insieme allo psicologo che sta accompagnando il detenuto e con gli operatori del carcere, dell'istituto penitenziario, si valuta quali sono le eventuali sanzioni, provvedimenti afflittivi che devono essere aggiunti per un determinato periodo. Quindi diciamo che queste sono le principali funzioni che è richiamato a svolgere, ad espletare uno psicologo in questo senso. Perfetto, grazie mille per averci fatto capire, insomma, qual è il ruolo dell'esperto, appunto, ex articolo 80, perché appunto differisce, no, dallo psicologo dell'ASL, quindi da uno psicologo che ha una funzione più clinica e terapeutica, a differenza appunto dello psicologo ex articolo 80 che ha questa funzione di osservazione e trattamento e che si va poi a esprimere rispetto alle misure alternative, che quindi è fondamentale, come dicevi tu, per il reinserimento sociale, abitativo, per la risocializzazione dei detenuti. Va bene, allora passiamo alla seconda domanda. Quali sono i pro e i contro, quindi, delle attività previste per questa figura all'interno dell'ordinamento penitenziario, Federica? Allora, sicuramente, intanto grazie Sara perché mi permetti anche mi dai un gancio, no? Perché hai parlato di misure alternative in questo senso ed è una giusta puntualizzazione che in qualche modo forse avevo compreso nella descrizione, nel senso che nel momento in cui c'è un avanzare della detenzione della pena e ci sono dei passaggi, dei cambiamenti da parte della persona, e c'è la possibilità anche di avere quelli che possiamo chiamare in un gergo meno tecnico degli sconti di pena o comunque delle misure alternative perché la persona possa vivere il passaggio poi alla sua vita naturale, reale, con una certa gradualità e che possa permettergli nuovamente, ad esempio, di rimettersi alla prova, di svolgere una professione fuori dalla misura detentiva, fuori dall'istituto penitenziario, di riprendere i contatti con la sua famiglia. Quindi questo è sicuramente quello che possiamo definire un pro, no? Un vantaggio della conoscenza un pochino più approfondita, intrapsichica, ma anche relazionale di una persona. Sicuramente il fatto che ci possano essere degli spazi con uno psicologo, degli spazi di riflessione, no? In cui viene ripercorsa in qualche modo la propria vita, offre qualcosa che è diverso da un'offerta clinica che appunto è più legata all'inserimento dello psicologo della ASL che si occupa di sintomi, di quadri psicopatologici e offre un percorso di cura il più delle volte insieme ad un medico tossicologo, ad uno psichiatra ad esempio. Invece nel caso dello psicologo ex articolo 80 si cerca proprio di affiancare una persona per potergli dare la possibilità di rivedere che cosa lo ha portato a quell'azione e non solo per un'ammissione di colpa, perché noi non abbiamo questo mandato, no? Non siamo lì per colpevolizzare o rincarare la dose in qualche modo, ma siamo lì proprio per accogliere gli eventuali spunti di riflessione, anche quelli nuovi che la persona può aver fatto durante il periodo detentivo, perché scontare una pena ha sicuramente un valore giuridico utile al recupero del rispetto della legalità, ha sicuramente un valore legato alla sicurezza della persona stessa e della comunità a cui la stessa appartiene, però non può esaurirsi solo in questo, ma appunto dare la possibilità di offrire uno sguardo puramente umano, con delle competenze tecniche che uno psicologo, uno psicoterapeuta o preferibilmente un criminologo può avere, può garantire in teoria
non so come dire, un'attenzione che va al di là anche dei tecnicismi o dell'applicazione, della pura applicazione della legge. Quindi questo è sicuramente un pro. La possibilità anche di offrire uno sguardo che sia complessivo, no? E che non sia la persona spacchettata solo nelle sue singole azioni o nelle sue singole caratteristiche, ma vista, guardata come un essere umano complesso, come ognuno di noi, stratificato a seconda delle sue complessità e della storia di provenienza. Un altro elemento che si sta facendo, diciamo, una voce che sta prendendo sempre più spazio, si sta diffondendo sempre di più, è quella di poter, ad esempio, garantire anche uno spazio di supporto al personale penitenziario. Questa è una richiesta che nel tempo è diventata sempre un pochino più consapevole all'interno delle forze di polizia in generale e per gli operatori penitenziari a maggior ragione, perché l'impressione che io ho avuto in alcuni momenti è che il confine tra il detenuto e l'operatore di polizia penitenziaria sia veramente molto labile, sia veramente molto sottile per le condizioni di vita quotidiane in cui vivono entrambe le figure, sia il detenuto che l'operatore stesso. Ci sono stati sicuramente degli elementi che a me hanno fatto poi ad un certo punto fare delle riflessioni non solo positive sul ruolo che ho ricoperto in quei 2 anni. Allora, una fra tutte, puramente umana proprio, che va al di là dell'aspetto tecnico, è la deprivazione di elementi che ti garantiscono, non lo so, la possibilità di capire dove sei, che ore sono, che momento della giornata è. È vero che ci sono delle regole molto precise che permettono di scandire i ritmi della giornata, però è anche vero che è verosimile immaginare che stare all'interno di un contesto così chiuso e in qualche modo artefatto, perché è davvero molto lontano da quella che è la nostra vita di tutti i giorni, mi disorienta ad un certo punto. È come se io in alcuni momenti non capissi ma da quanto tempo sto qui, ma cosa abbiamo fatto in tutto questo tempo, lo perdi un po' il senso del tempo. E questo credo che sia anche molto dettato da, non lo so, banalmente non erano presenti degli orologi che funzionassero all'interno degli istituti penitenziari. Probabilmente c'erano dei dispositivi che ognuno di loro poteva o meno avere, però per me è stato un elemento forte. Un altro banale, ma comunque che ha inciso sul mio senso di disorientamento. Un altro elemento importante invece, se vogliamo pensare al detenuto solo, è l'assenza di luoghi idonei dove poter svolgere questi colloqui. Perché? Perché il più delle volte erano dei luoghi, degli spazi ricavati da ambienti non adatti, che non riescono a garantire un setting caratterizzato, come solitamente si pensa, no? Quello che è psicologico, da una privacy, la riservatezza, la possibilità di stare da soli, ma noi dovevamo stare comunque con le porte aperte e c'era l'operatore penitenziario che magari anche in modo non per forza attento, ma doveva venire a controllare. Quindi questo in qualche modo non ti garantisce quella estrema libertà che un rapporto di fiducia potrebbe suscitare dopo un po', no? E quindi darti la possibilità di raccontarti con tutta la naturalezza del caso. Devo anche dire però di contro che questa impressione dopo un po' di colloqui svaniva, cioè la persona iniziava a considerarlo il suo setting naturale per un colloquio e quindi tale diventava, riusciva ad aprirsi. Un elemento che invece a me ha fatto preoccupare molto è stato quello per cui molto spesso le richieste di stesura di una relazione, perché questo non l'ho detto prima, il piano di trattamento chiaramente prevede, previa conoscenza della persona, poi la stesura di una relazione in cui tu racconti se la persona ha anche avuto un passaggio di revisione del reato che ha commesso, no? Di revisione dell'azione che ha messo in atto. E molto spesso il tribunale di sorveglianza, che è quello deputato alla eventuale erogazione di misure alternative, faceva arrivare queste richieste probabilmente non perché partissero dal tribunale di sorveglianza in quella data specifica, ma perché il sistema burocratico è molto pesante, molto lento, molto lungo, come tanti sistemi pubblici, e queste richieste a noi arrivavano con delle tempistiche tali per cui tu potevi incontrare il detenuto 2 volte, 3 volte, quindi con dei tempi veramente molto ristretti da poter garantire un'effettiva conoscenza di quella persona. Quindi questo a me oltre ad aver fatto preoccupare, perché tu ti assumi una responsabilità
di esprimere un'opinione quando hai conosciuto quella persona forse in una maniera ancora troppo superficiale. E poi da un punto di vista umano, prima che morale, anche, non lo so, mi sembrava un atteggiamento poco rispettoso della persona in generale, no? Che comunque, come ho detto prima, è una persona come noi, quindi con tutte le sue complessità e i suoi tempi. Queste tempistiche a volte ci portavano a dover esprimere dei giudizi con uno spazio di conoscenza davvero molto molto breve, molto ridotto della persona e con un senso di responsabilità però molto grande, perché anche da quello dipendeva l'eventuale concessione di una misura alternativa al tipo di pena che stava scontando. Perché un altro ruolo importante è proprio questo, legato allo psicologo e al criminologo, cercare di capire se la persona appunto ha attraversato una riflessione tale da permettergli di rivedere un po' la sua azione, cioè ha fatto quella che tecnicamente viene chiamata la revisione del reato, no? Come ti vedi oggi rispetto a quello che è successo 8 anni fa, 6 anni fa, 8 mesi fa? E capire, tenendo sempre in considerazione un po' tra parentesi, che per sopravvivenza possono essere persone che mettono in atto anche dei tentativi di manipolazione di quello che dicono, ma proprio come meccanismo naturale, fisiologico, no? Se ci medesimiamo probabilmente lo faremmo anche noi, pur di poter finire quanto prima quel percorso. E quindi questo è un altro ruolo delicato che però in qualche modo va in contraddizione con i tempi che sono concessi per questi percorsi, perché è fondamentale capire se una persona ha sviluppato una visione alternativa di se stessa, ma se la richiesta avviene con delle tempistiche che non permettono di conoscere davvero quell'uomo, quella donna, l'espressione di un pensiero al riguardo rischia anche di essere un po' pericolosa, oltre che poco rispettosa, perché non riusciamo a capire davvero quanto quella persona è trasparente, onesta. Quindi questo è sicuramente stato forse il contro maggiore per il raggiungimento di obiettivi. Grazie Federica per tutte le tue riflessioni, gli spunti, gli stimoli che ci dai. Sì, mi è restata impressa questa destabilizzazione dovuta al fatto che non ci fossero orologi funzionanti, no? Questa destabilizzazione, disorientamento data proprio dal contesto, dal setting dell'istituzione totale vera e propria, no? E anche questi ambienti inadeguati delle nostre carceri italiane, perché io ho avuto modo di fare qualche colloquio in carcere, anche i colloqui che hanno a che fare con proprio le sale per l'incontro tra genitori, detenuti e bambini non sono appropriate, oppure colloqui con i familiari. Insomma, come abbiamo detto anche in precedenti trasmissioni, purtroppo sono ambienti che non rappresentativi di una dignità umana, insomma, al momento. Ecco, probabilmente dovremmo guardare ad altri modelli, a modelli scandinavi, a modelli, no, della Norvegia, ad esempio, dove ci sono molti più educatori, molti più psicologi, insieme alla polizia, e gli ambienti sono aperti, non ci sono le sbarre alle finestre, ci sono ambienti pensati per ogni tipo di laboratorio, per ogni tipo di potenziale lavoro, poi una volta finita la pena, e quindi spazi adeguati, e la recidiva in questi paesi è la più bassa, per esempio in Norvegia è la più bassa di tutta quanta Europa, no? Quindi probabilmente dobbiamo davvero ripensare proprio anche alle dimensioni, sì, spazio-temporali del carcere, no? E un'altra cosa che mi viene in mente è, al momento leggevo un documento della Società Italiana della Psicologia Penitenziaria, quindi della SIP, in cui proprio emergeva il fatto che gli psicologi ad oggi hanno più o meno un'ora di colloquio per ogni detenuto al mese, no? Cioè se dovessimo fare una statistica, quindi pochissimo tempo gli psicologi, sì, ex articolo 80, e quindi che sono poi anche, oltre agli psicologi, come dicevamo prima, che si occupano delle misure alternative, quindi del futuro, ma anche le persone che vedono inizialmente i detenuti appena arrivano, e che quindi hanno anche tutta la funzione rispetto alla prevenzione dei suicidi in carcere, che è un altro tema, no?
da affrontare, da far emergere, di cui parlare di più, perché l'anno scorso abbiamo avuto 60 suicidi all'interno delle nostre carceri, per cui bisognerebbe davvero implementare la tua figura e il tuo ruolo. Per fortuna, da quello che sono riuscita a capire, a settembre c'è stato un incontro al Ministero della Giustizia con il rappresentante del Comitato Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, e in teoria ci dovrebbero stanziare 4 miliardi proprio per il supporto psicologico tanto della polizia penitenziaria, perché finalmente si sta arrivando a non avere più pregiudizi in merito, ma a vederla davvero come un aiuto, e quanto all'implementazione appunto del tuo ruolo, ecco. Benissimo, quindi Federica, io ti chiederei un'altra cosa per chi volesse, cioè che cosa consiglieresti a chi volesse intraprendere la tua professione? Allora, innanzitutto io penso proprio di capire che cos'è, cioè quale parte, no, della sensibilità di ognuno di noi ti fa avvicinare a questo ruolo, a questa scelta. Quindi qual è la spinta motivazionale proprio naturale, fisiologica, quella per cui scegliamo tante cose importanti della nostra vita. Perché nel mio caso era un po', devo dire, la fascinazione legata al mondo della criminologia, quindi tutto ciò che la criminologia ha sempre suscitato, proprio come fascinazione nella mia persona, e un po' invece questo poi è andato ad affiancarsi al desiderio di tendere una mano anche appunto a chi ha commesso degli sbagli, come degli errori più o meno gravi, perché dobbiamo anche tenere in mente questo, no? Che ci troviamo poi di fronte a delle persone che possono anche metterci in difficoltà con il racconto della loro storia, quindi la famosa sospensione del giudizio con cui noi psicologi in generale veniamo formati dal primo giorno in cui iniziamo i nostri studi, e che penso sia la missione più difficile da portare avanti in generale come esseri umani. Quella viene messa davvero tanto a dura prova quando si ricopre questo ruolo. Quindi intanto capire qual è la motivazione personale, no? Che cosa ti spinge a volerti avvicinare ad un mondo che è davvero molto molto complesso se non lo si incontra addentrandosi. Poi se io dovessi ragionare con il senno del poi, verosimilmente a me questa convocazione arrivò un po' così all'improvviso, perché partecipai a questo concorso, a questo avviso, e finì in questa graduatoria e poi in qualche modo me ne dimenticai, come spesso accade per le graduatorie per le istituzioni pubbliche, e venni convocata a distanza di un tempo anche lungo, quando io stavo facendo tutt'altro nella mia vita. Quindi con il senno del poi probabilmente sarebbe stato utile mantenere uno studio aggiornato su tutto ciò che riguarda la criminologia, cosa che io avevo in qualche modo fatto in passato, ma poi mi sono dovuta dare un po' una mossa quando sono stata convocata. Ho detto recuperiamo con dei tempi celeri, perciò approfondire tutto ciò che riguarda l'ordinamento penitenziario, che è davvero molto dettagliato da un punto di vista proprio legislativo, e capire come è strutturato un carcere da un punto di vista professionale, quindi chi fa cosa, perché all'inizio è disorientante anche questo, che fa lo psicologo dell'ASL, che cosa fa lo psicologo dell'ordinamento legato all'ordinamento penitenziario, e poi tenersi sicuramente molto aggiornati su tutto ciò che la criminologia può offrire per in qualche modo arricchire la tua forma mentis, perché sicuramente alla base essere una persona sensibile, interessata a conoscere l'essere umano, su cui hai depositato i tuoi studi di psicologia o di psicoterapia, ti aiuta. Se hai fatto già esperienza clinica è un grosso aiuto, perché ti sei già relazionato, no, agli altri, a dei pazienti, ma avere degli strumenti molto sofisticati che riguardano tutta la criminologia, io penso che possa essere quel valore aggiunto per parlare la stessa lingua con il detenuto, perché ti dà una chiave di lettura molto più puntuale rispetto ai suoi racconti. E poi l'altra cosa che mi viene da dire, proprio in modo cioè che non riguarda i tecnicismi, è di conoscere un po' le varie subculture con cui entri a contatto. Quindi sia la cultura di provenienza, in termini proprio di nazionalità, di religioni, di storia,
perché sono tante, sono molto diversificate, ma anche le subculture della stessa cultura. Quindi banalmente proviamo a pensare a tutto ciò che riguarda le organizzazioni criminali, no? O quello che può essere legato anche all'immaginario della mafia stessa. Quindi addentrarsi sempre di più all'interno di queste conoscenze, non solo tecniche. Questo mi verrebbe da dire di pancia. Grazie, grazie. Sono estremamente d'accordo sul fatto dell'importanza di una formazione costante e permanente e su questo approccio anche etnografico e di antropologia culturale proprio. Quindi Federica, grazie mille di essere stata con noi in questa puntata e di tutte le cose che hai voluto condividere con noi e ti ringrazio infinitamente. Grazie a te Sara, è stato sicuramente un piacere per me. Grazie mille a te. Alla prossima Federica, grazie. Ciao, ciao. Eccoci qui. Allora, io vi saluto e ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Vi lascio con una frase di Victor Hugo, che è qui in sovraimpressione, quindi la liberazione non è libertà, si esce dal carcere, non dalla condanna. Ecco, allora ci vediamo la prossima volta. Un saluto a tutti. Ciao.